Ciao, come state? Sono Matteo. E io sono Sara. Siamo felici di essere qui con voi oggi. Sì, molto felici. Allora, prima di iniziare, se questo è il vostro primo video con noi, vi invitiamo a iscrivervi al canale. Esatto, iscrivetevi per favore. È importante per noi. E non dimenticate di lasciare un like al video. Il like ci aiuta tantissimo. Sì, perché così possiamo arrivare a più persone nel mondo che vogliono imparare l'italiano. Perfetto, è il nostro sogno, aiutare sempre più studenti a imparare la nostra bellissima lingua. Assolutamente. L'italiano è una lingua meravigliosa e vogliamo condividerla con tutti voi. E ora, Sara, come stai oggi? Bene, grazie. Anche se stamattina mi sono svegliata un po' tardi. Ah sì, anche io. Ho dormito fino alle 9:30. 9:30. Io fino alle 10. Ma va bene, è sabato, no? Sì, è vero, il sabato possiamo dormire di più, è il nostro giorno per rilassarci un po'. Esattamente. Durante la settimana mi sveglio sempre alle 7, ma il weekend no. Capisco benissimo, anche io durante la settimana devo svegliarmi presto per andare al lavoro. È dura, vero? Comunque, hai fatto colazione? Sì, certo, ho fatto colazione al bar vicino a casa mia, un cappuccino e un cornetto alla crema. Che buono! A me piace molto il cornetto alla crema, è il mio preferito. È il mio preferito. Mi piace andare al bar la mattina, c'è sempre un'atmosfera piacevole. Sì, è vero. In Italia la colazione al bar è una tradizione. Tanta gente lo fa ogni giorno. Esatto, e io sono uno di quelli, non riesco a iniziare la giornata senza il mio cappuccino. Anche io, il caffè è essenziale per me. Senza caffè non funziono. Comunque, sai cosa stavo pensando stamattina mentre bevevo il mio cappuccino? No, dimmi. Stavo pensando ai ristoranti, perché ieri sera sono andato a cena fuori con degli amici, Oh, interessante. E dove sei andato? in un ristorante nuovo, qui vicino al centro, si chiama La Taverna. La taverna. Non lo conosco. Com'è? Molto carino, è un ristorante italiano tradizionale, si mangia benissimo. Ah sì? E cosa hai mangiato? Ho mangiato delle lasagne incredibili, erano fatte in casa, con ragù di carne, erano perfette. Le lasagne. Adoro le lasagne. Mia nonna le fa sempre la domenica. Che bella tradizione, le lasagne della nonna sono sempre le migliori, vero? Sì, sempre. Anche se devo dire che esistono molti ristoranti dove le fanno veramente bene. È vero, e la taverna è uno di questi. Anche il servizio era ottimo, il cameriere era molto gentile e preparato. Perfetto! Sai, questo mi fa pensare. Oggi parliamo proprio di questo argomento. Sì, oggi parliamo di come parlare dei ristoranti in italiano. È un argomento molto utile, soprattutto se venite in Italia in vacanza. Esatto, perché in Italia mangiare al ristorante è una cosa importante, fa parte della nostra cultura. Assolutamente. Noi italiani amiamo mangiare bene e amiamo andare al ristorante con la famiglia e gli amici. Sì, è vero, per noi il cibo non è solo cibo, è anche un modo per stare insieme, per socializzare. È un momento di condivisione. Quando vai al ristorante con qualcuno, crei ricordi, ridi, parli. Esattamente, e questo è molto importante nella cultura italiana. Il pasto è un momento sacro. Sì, quindi oggi vi insegniamo le parole e le frasi più importanti per andare al ristorante in Italia. E facciamo degli esempi reali, come una vera conversazione al ristorante. Perfetto! Allora cominciamo dall'inizio. Matteo, quando arrivi in un ristorante, cosa succede per prima cosa? Beh, prima di tutto devi prenotare un tavolo, o almeno è meglio prenotare, specialmente se è un ristorante popolare. Giusto? In italiano diciamo vorrei prenotare un tavolo. Sì, oppure puoi dire buongiorno, vorrei fare una prenotazione per stasera. E il ristorante ti chiede per quante persone? Oppure a che ora? Esatto, quindi devi sapere dire i numeri in italiano. Per esempio, per 4 persone o per le 8 di sera. Molto importante. E dopo che hai prenotato, quando arrivi al ristorante dici buonasera, ho una prenotazione. Giusto, e il cameriere o la cameriera ti chiede a che nome? Perfetto. A che nome? Significa qual è il tuo nome o qual è il suo nome. Sì, quindi puoi rispondere a nome Rossi o la prenotazione è a nome Mario Rossi.
Molto bene. E poi il cameriere ti accompagna al tavolo. Ti dice: prego, accomodatevi o seguitemi, per favore. Sì, accomodatevi è una parola molto italiana, significa sit down o make yourself comfortable. Esatto, è una parola che usiamo spesso. Anche quando inviti qualcuno a casa tua dici accomodati. Sì, è una parola gentile e formale, e dopo che ti siedi il cameriere ti porta il menù. Ah, il menù, questa è una parola importante. In italiano diciamo il menù o la carta. Sì, sono due parole diverse ma hanno lo stesso significato, puoi usare tutte e due. Puoi dire mi porta il menù, per favore, oppure posso vedere la carta. Giusto, e adesso parliamo un po' del menù. Cosa c'è in un menù italiano tipico? Beh, di solito c'è il primo piatto, il secondo piatto e il contorno. Esatto, questa è una cosa interessante per chi non è italiano, perché la struttura del pasto è diversa. Sì, in Italia il pranzo o la cena si divide in parti diverse. È come un rituale. Il primo piatto è per esempio la pasta o il risotto, qualcosa con carboidrati. Sì, puoi ordinare degli spaghetti al pomodoro, delle penne all'arrabbiata o un risotto ai funghi. Io adoro il risotto ai funghi, è uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Anche io. È cremoso, profumato, delizioso. Sì, e poi c'è il secondo piatto, che è la portata principale di proteine. Il secondo è la carne o il pesce, per esempio una bistecca, del pollo arrosto o del pesce al forno. Giusto, e con il secondo prendi anche un contorno, perché il secondo di solito arriva da solo nel piatto. Il contorno è di solito verdura o patate, insalata, patate al forno, spinaci, zucchine grigliate. Sì, quindi un pranzo completo in Italia è antipasto, primo piatto, secondo, contorno e poi il dolce. Certo, non possiamo dimenticare il dolce. Il dolce è fondamentale. Mai! Il dolce è importantissimo. Il tiramisù, la panna cotta, il gelato, la crostata. Oppure la torta al cioccolato. A me piace molto la torta al cioccolato calda con il gelato alla vaniglia. Oh, quella è la combinazione fantastica. Il contrasto tra il caldo e il freddo, il dolce del cioccolato. Sì, è una delle mie debolezze. Ma sai, non tutti mangiano tutto questo quando vanno al ristorante. Sarebbe troppo. È vero, è molto cibo. A volte prendi solo il primo o solo il secondo. Sì, dipende da quanto hai fame e dall'occasione. Ieri sera io ho preso solo il primo e il dolce. Ah sì? E come dolce cosa hai preso? Ho preso il tiramisù. Era perfetto, non troppo dolce, con il giusto equilibrio tra caffè e mascarpone. Mi hai fatto venire fame adesso. Anche lui, scusa. Comunque, adesso parliamo di come ordinare al ristorante. Sì, questo è molto importante. Quando il cameriere arriva al tuo tavolo, cosa succede? Allora, il cameriere di solito chiede: avete scelto? Oppure siete pronti per ordinare? E tu puoi dire sì, grazie, se sei pronto. Oppure ci serve ancora un minuto, se non hai ancora deciso. Perfetto. O anche: possiamo avere ancora qualche minuto? Se vuoi più tempo. Sì, e quando sei pronto per ordinare dici vorrei o prendo o per me. Per esempio, vorrei gli spaghetti alla carbonara. Oppure prendo una pizza margherita. O per me una bistecca. Esatto. E se non sei sicuro di cosa ordinare, puoi chiedere al cameriere cosa mi consiglia. Ah, questa è una frase molto utile. Cosa mi consiglia? Significa what do you recommend? Sì, e il cameriere ti può dire le consiglio il piatto del giorno o la specialità della casa è. Il piatto del giorno è il piatto speciale di oggi. Cambia ogni giorno ed è fatto con ingredienti freschi. Sì, e la specialità della casa è il piatto più famoso del ristorante, quello che fanno meglio. Per esempio, se vai in un ristorante di pesce vicino al mare, la specialità può essere il pesce fresco del giorno. Esatto, oppure in un ristorante toscano la specialità può essere la bistecca alla fiorentina. La bistecca alla fiorentina è enorme e buonissima. Io l'ho mangiata una volta a Firenze. Davvero? Com'era? Era incredibile. È una bistecca grandissima, alta così, fa un gesto con le mani, cotta alla brace. E la cuociono al sangue, vero? Sì, esattamente.
In Toscana la bistecca si mangia al sangue, se la vuoi ben cotta ti guardano male. È vero, per loro è un sacrilegio cuocere troppo la bistecca. Esatto, comunque era veramente squisita, l'ho mangiata con patate arrosto e insalata. Che bello, io voglio andare a Firenze presto. Comunque, continuiamo. Cosa succede dopo che hai ordinato? Beh, il cameriere porta il cibo e mentre mangi può passare e chiedere «Tutto bene?» o «Vi piace?» o «Come va?» E tu puoi rispondere «Sì, grazie, tutto buonissimo», oppure «Sì, perfetto» o «Ottimo, grazie». E se hai bisogno di qualcosa durante il pasto puoi chiamare il cameriere. Come lo chiami? Puoi dire «Scusi» o «Mi scusi» e poi fai un piccolo gesto con la mano per attirare la sua attenzione. Giusto, ma sempre in modo educato, eh? Non urlare mai. Sì, sempre educato. Gli italiani sono molto educati al ristorante, è importante il rispetto. Assolutamente. E un'altra cosa importante, il cameriere può chiedere se vuoi qualcosa da bere all'inizio. Ah sì, cosa bevete? O volete qualcosa da bere? O posso portarvi da bere? E tu puoi ordinare acqua, vino, birra o una bibita. In Italia abbiamo molte opzioni. In Italia di solito chiediamo una bottiglia d'acqua per favore, o mezzo litro di vino rosso, o un litro di vino bianco. E l'acqua può essere naturale o gassata, sono due tipi diversi. Sì, acqua naturale o acqua frizzante. L'acqua frizzante ha le bollicine, come la soda. Io preferisco l'acqua naturale. E tu? Dipende dal momento, a volte naturale, a volte frizzante. Mi piacciono tutte e due. Bene, e adesso parliamo di un momento importante, quando finisci di mangiare. Sì, quando finisci il cameriere può chiedere «Volete un caffè?» o «Volete il dolce?» o «Posso portarvi altro?» In Italia è molto comune prendere un caffè dopo pranzo o dopo cena, è quasi obbligatorio. Sì, un caffè espresso. È una tradizione italiana. Il caffè chiude il pasto perfettamente. E poi, alla fine, chiedi il conto. Questo è il momento di pagare. Esatto. Dici «Il conto, per favore?» oppure «Possiamo avere il conto?» o semplicemente «Il conto, grazie». E aspetti che il cameriere porti il conto. Di solito arriva con un piccolo piattino o una cartellina. Sì, in Italia il cameriere non porta il conto automaticamente alla fine del pasto. Devi chiederlo tu. È diverso da altri paesi, come gli Stati Uniti, dove il cameriere porta il conto subito dopo che hai finito di mangiare. Sì, è vero. In Italia aspettano che tu lo chieda perché vogliono darti tempo di rilassarti. È molto rilassato, molto tranquillo. Noi italiani amiamo stare al tavolo anche dopo aver mangiato, per parlare, per digerire. Sì, parliamo, ridiamo, beviamo ancora un po'. È un momento sociale molto importante. Esatto. Il ristorante non è solo per mangiare, è anche per stare insieme, per creare relazioni. Molto ben detto. Allora parliamo anche del pagamento. Come si paga in Italia? Sì, quando arriva il conto puoi pagare in contanti o con la carta. In contanti significa cash, con i soldi fisici. Con la carta è with credit card o debit card. Puoi chiedere «Posso pagare con la carta?» se non sei sicuro che il ristorante accetti carte. Sì, anche se oggi quasi tutti i ristoranti accettano la carta, è diventato molto comune. È vero, ma nei piccoli bar o nelle trattorie piccole a volte preferiscono ancora i contanti. Sì, buon punto. Quindi è sempre meglio avere un po' di contanti con te, per sicurezza. Giusto. E un'altra cosa importante. In Italia la mancia non è obbligatoria. Esatto. Questo è diverso da paesi come gli Stati Uniti. In Italia la mancia è opzionale. Se il servizio è stato ottimo, puoi lasciare qualcosa, ma non è obbligatorio e non è offensivo se non lasci nulla. Di solito se il conto è 47 euro puoi lasciare 50 euro e dire va bene così. Sì, oppure arrotondare il conto. È un gesto gentile, ma non necessario. Perfetto. Allora adesso facciamo un piccolo esempio di conversazione completa? Sì, ottima idea. Facciamo una simulazione dal momento in cui arrivi al ristorante fino alla fine. Perfetto. Io faccio il cliente e tu fai la cameriera. Va bene, iniziamo. Allora, buonasera, benvenuti. Avete prenotato? Sì, buonasera. Ho una prenotazione a nome Bianchi. Ah, sì, il signor Bianchi. Siete in 4 persone, giusto? Sì, esatto, siamo in 4. Perfetto, venite con me per favore. Questo è il vostro tavolo. Accomodatevi pure. Grazie mille, è un bel tavolo. Prego.
Sono contenta che vi piaccia. Vi porto subito il menù e la carta dei vini. Perfetto, grazie. Ah, e potremmo avere dell'acqua? Certamente. Naturale o frizzante? Naturale, grazie. Benissimo, arrivo subito. Pausa. Ecco qui il menù. Vi lascio qualche minuto per scegliere. Se avete domande, chiamatemi pure. Va benissimo, grazie. Allora, avete scelto? Siete pronti per ordinare? Sì, allora, io come antipasto vorrei il tagliere di salumi formaggi. Ottima scelta, è buonissimo. E come primo? Vorrei gli spaghetti alle vongole. Perfetto, sono freschi di oggi. E come secondo? Vorrei il pesce al forno con le patate. Benissimo. E da bere? Volete del vino? Sì, cosa ci consiglia? Con il pesce vi consiglio un bianco. Abbiamo un ottimo vermentino. Perfetto, una bottiglia di vermentino allora. Benissimo, arrivo subito con l'antipasto. Ecco qui il vostro tagliere. Buon appetito. Grazie, ha un aspetto fantastico. Come va? Vi piace? Sì, tutto buonissimo. Complimenti allo chef. Sono felice, glielo dirò sicuramente. Volete un caffè o un dolce? Sì, vorrei un caffè e il tiramisù, per favore. Ottimo, arrivo subito. Ecco qui. Altro? No, grazie, tutto perfetto. Il conto, per favore. Certo, arrivo subito. Ecco qui. Potete pagare qui o alla cassa. Posso pagare con la carta? Certamente, nessun problema. Perfetto, è stato tutto ottimo, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. Buona serata. Perfetto, questa è una conversazione completa e realistica. Sì, avete visto? Abbiamo usato tutte le frasi che abbiamo imparato oggi. Esatto, e ora parliamo anche di alcuni tipi diversi di ristoranti in Italia. Oh sì, questa è un'altra cosa interessante. In Italia ci sono molti tipi di ristoranti. C'è la trattoria, che è un ristorante più semplice e familiare con cucina casalinga. Sì, la trattoria è tipicamente italiana, i prezzi sono più bassi e l'atmosfera è molto calda e accogliente. È come mangiare a casa della nonna. Il cibo è autentico e tradizionale. Poi c'è l'osteria, che è simile alla trattoria, ma spesso più piccola e più antica. Sì, le osterie erano i luoghi dove i viaggiatori si fermavano a mangiare e bere vino. E oggi molte osterie servono ottimo cibo e vino locale, sono posti molto caratteristici. E c'è la pizzeria, ovviamente. In pizzeria mangi principalmente la pizza, ma spesso anche altro. Certo, la pizza è una cosa sacra in Italia. Ogni città ha le sue pizzerie famose. Assolutamente. E poi ci sono i ristoranti gourmet o stellati, che sono più eleganti, raffinati e costosi. Sì, i ristoranti con le stelle Michelin. Lì i piatti sono vere opere d'arte, non solo cibo. Ogni piatto è curato nei minimi dettagli, il sapore, la presentazione, il servizio. È vero, io sono andata una volta in un ristorante stellato. È stata un'esperienza incredibile. Davvero? Dove? A Roma era un ristorante con 2 stelle Michelin. Il cibo era perfetto, ogni dettaglio era curato con attenzione. Deve essere stato bellissimo. Quante portate hai mangiato? 8 portate. Era un menù degustazione. Ogni piatto era una sorpresa, con sapori nuovi e interessanti. 8 portate, wow! E quanto tempo è durata la cena? Quasi 3 ore. Ma è volato il tempo. Era tutto così interessante e delizioso. Immagino, deve essere stata un'esperienza unica, ma anche molto costosa, suppongo. Sì, però anche molto costoso. Era per un'occasione speciale, il mio compleanno. Ah beh, allora ne valeva la pena. Per il compleanno si può fare uno strappo alla regola. Esatto, ma per mangiare bene in Italia non serve andare in un ristorante stellato, questo è importante dirlo. Hai assolutamente ragione. Anche in una piccola trattoria di paese puoi mangiare benissimo. Sì, in Italia ci sono pieno di posti dove il cibo è delizioso e autentico, senza spendere una fortuna. È vero, a volte i posti più semplici hanno il cibo più buono, fatto con amore e ingredienti locali. Esattamente. E adesso parliamo di un'altra cosa moderna, le recensioni dei ristoranti online. Ah sì, oggi tutti leggono le recensioni online prima di scegliere un ristorante. È diventato normale. Puoi dire, ho letto buone recensioni di questo ristorante, oppure, questo ristorante ha ottime recensioni su internet. Oppure ha un punteggio alto, oppure ha 5 stelle su 5, oppure ha 4 stelle e mezzo. Sì, però attenzione, non sempre le recensioni sono accurate o giuste. È vero, a volte un ristorante con poche stelle è comunque molto buono. Forse è semplicemente poco conosciuto. Esatto, o magari è un posto piccolo e nascosto che pochi turisti trovano. Sì, magari è un posto dove vanno solo i locali, le persone del posto. Noi italiani chiamiamo questi posti gemme nascoste o perle nascoste. Gemme nascoste significa hidden gems. Sono luoghi speciali che devi scoprire, non sono ovvi.
Io adoro scoprire questi posti quando viaggio. È come essere un detective del cibo. Anche io, è come trovare un tesoro segreto che pochi conoscono. Sì, e poi puoi dire ai tuoi amici: ho trovato un posto fantastico che nessuno conosce. Esatto, è una bella sensazione, ti senti speciale. Sì, allora facciamo anche qualche esempio di frasi per descrivere il cibo al ristorante? Ottima idea, per esempio, se ti piace molto il cibo, puoi dire è buonissimo o è delizioso. Oppure è squisito, o è fantastico, o ed eccezionale. Sì, e puoi anche dire si scioglie in bocca se è molto tenero o è saporito se ha molto sapore. Giusto, e se il cibo è fatto bene, puoi dire è cucinato alla perfezione o è fatto proprio bene. Esatto, e se non ti piace puoi dire in modo educato non è male, ma ho mangiato di meglio. Molto diplomatico. È un modo gentile per dire che non ti piace molto. Eh sì, oppure puoi essere più diretto e dire non mi piace tanto o non è il mio tipo di cucina. Giusto, ma di solito al ristorante il cibo è buono, quindi non serve usare queste frasi negative. È vero. E se il piatto ha un problema, tipo è troppo salato o troppo piccante, puoi dirlo al cameriere. Sì, scusi, questo piatto è un po' troppo salato per me, o è molto piccante, potrei avere dell'acqua? Esatto, e il cameriere capisce e può fare qualcosa per aiutarti. Magari ti porta un altro piatto. Sì, in Italia il servizio è generalmente molto attento e disponibile. Perfetto. Allora stiamo arrivando alla fine del nostro episodio di oggi. Sì, è stato lungo ma molto utile, spero. Sicuramente. Ricapitoliamo velocemente le cose più importanti? Certo. Allora, prenotare un tavolo, arrivare e dare il nome, ordinare il cibo, chiedere consigli al cameriere, chiamare il cameriere se hai bisogno e alla fine chiedere e pagare il conto. Sì, queste sono le basi fondamentali e ricordate di essere sempre educati e gentili. Assolutamente. Gli italiani apprezzano molto l'educazione, il rispetto e la cortesia. E un altro consiglio importante: quando siete in Italia, provate sempre la cucina locale della regione dove vi trovate. Sì, ogni regione italiana ha piatti diversi, ingredienti diversi e specialità diverse. A Napoli provate la pizza napoletana, in Emilia-Romagna le lasagne, il parmigiano e il prosciutto di Parma, in Sicilia gli arancini e la pasta alla norma. Gli arancini, sono buonissimi. Sono delle palline di riso fritte con ragù dentro. Sì, e in Liguria provate il pesto, in Toscana la bistecca alla fiorentina, in Piemonte i tagliarin al tartufo. Potremmo continuare per ore. L'Italia ha una cucina così varia e ricca. È vero, ogni regione è come un piccolo paese con la sua identità culinaria. Esattamente, ed è questo che rende l'Italia così speciale per il cibo. Adesso hai fame, vero Sara? Sì, moltissimo. Dopo questo episodio devo assolutamente andare a pranzo. Anche io, penso che andrò in quella trattoria vicino a casa mia. Buona idea. Io invece cucino qualcosa a casa. Forse faccio la pasta al pesto. Ottima scelta. Il pesto è veloce e delizioso. Sì, beh, cari amici, è stato un piacere parlare con voi oggi di questo bellissimo argomento. Sì, speriamo davvero che questo episodio vi sia stato utile e che vi aiuti quando andrete in un ristorante italiano. Ricordate, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, è molto importante per noi. Sì, e iscrivetevi al canale Italiano Facile se non lo avete già fatto. Così non perderete i nostri prossimi episodi, ne abbiamo tanti in arrivo. E se avete domande o volete che parliamo di un argomento specifico, scrivetelo nei commenti qui sotto. Sì, leggiamo tutti i vostri commenti e ci fa molto piacere rispondere e sapere cosa volete imparare. E se avete storie divertenti o esperienze nei ristoranti italiani, condividetele con noi. Sì, ci piace molto leggere le vostre storie. Siamo una comunità, una famiglia. Esatto. Allora vi salutiamo e vi ringraziamo per aver guardato questo episodio. Ciao a tutti e buon appetito se state per mangiare. Sì, buon appetito a tutti. E ricordate, in Italia si mangia bene. Sempre, è una garanzia. Ci vediamo nel prossimo episodio di Italiano Facile. Sara e Matteo insieme. Ciao, a presto!